Cari amici di The International Yachting Media, buongiorno e benvenuti al nostro consueto appuntamento con le prove in mare. Ed oggi per l'occasione siamo a bordo dell'ammiraglia della gamma Sun Odyssey di Jeanneau. Siamo a bordo infatti dello Jeanneau Sun Odyssey 455 e siamo già al timone e grande prestazione, con soli 4 nodi di vento reale ci stiamo già muovendo a 3.6 nodi di velocità e stiamo navigando con la sola Aranda e Genoa. Questa imbarcazione è peraltro nella sua configurazione standard, quella che ha una superficie velica complessiva di ben 103 metri quadri. Questa barca può essere anche dotata di un fiocco autovirante per massimizzare la semplicità di conduzione. Oggi il mare è poco mosso e quello che possiamo notare fin da subito è che il suo passaggio sull'onda è davvero morbido. Questo Sun Odyssey 455 è dotato peraltro di una doppia pala del timone e questo fa sì che anche ad alti angoli di sbandamento la manovrabilità sia sempre massima. Ed ora andremo ad operare una virata che in condizioni di vento molto scarso come quello di oggi è un'operazione molto delicata. So ready? Yes, I'm ready. We tack. Wait. È fondamentale operare una pressione leggerissima sul timone perché sterzando eccessivamente la barca si fermerebbe. On va laisser un peu à conduire. Già. Ok. Ed ecco che siamo già sulle nuove mura. La barca ha rallentato solo un nodo e mezzo, stiamo ancora navigando a più di 2 nodi. Ora la faccio un po' correre poggiando e poi ricomincio ad orzare. E di nuovo stiamo raggiungendo e superando i 3 nodi, quindi vuol dire che facciamo circa un nodo in meno della velocità del vento, che per una barca da crociera pura come questa è davvero un'ottima prestazione. E adesso noi faremo un'altra virata, ci rimetteremo mure a sinistra per andare in una zona dove il vento sia più o meno di questa intensità, perché altrimenti andrebbe a finire, dopodiché proveremo a issare col zero. We tack. Ok. E ancora una volta un'altra virata e la barca non accenna a fermarsi. L'inerzia è più che sufficiente a tenere alta la velocità e quindi anche a continuare a regalarci dell'ottimo vento apparente. Una condizione che in crociera ci servirà moltissimo per non andare sempre a motore, anche se devo dire questa versione monta un motore maggiorato da 80 cavalli che ci assicura medie superiori agli 8 nodi. Ora c'è un pochettino più di vento, circa 5 nodi e mezzo di vento reale, quindi posso provare a orzare un po' di più per vedere fino a che angolo di bolina riusciamo a tenere, seppur in queste condizioni di vento scarso, questa imbarcazione. La velocità sale, stiamo passando i 4 nodi e stiamo stringendo in questo momento 40 gradi sul vento apparente. Ora siamo ai classici 30 gradi sul vento apparente, la nostra velocità sfiora i 5 nodi con 6.3 nodi di vento reale. Quindi anche la parte relativa all'angolo di bolina direi che questo Jeanneau Sun Odyssey 455 la assolve davvero bene. Ma la cosa che mi piace di più è come naviga. Adesso stiamo facendo bolina contro le onde, eppure come potete osservare le escursioni sono minime. Ma ecco che stiamo issando il Code Zero che è andato a riva, abbiamo srollato, adesso rolleremo il Genova e vedremo cosa cambia. Io ovviamente per facilitare il tutto poggio ed ecco che il Genoa è rollato quasi completamente e la velocità aumenta istantaneamente. Stiamo navigando a un angolo di circa 100 gradi sul vento reale, a 5.7 nodi di velocità, di nuovo con 6 nodi di vento, quindi davvero un'ottima performance.
Ed ora proveremo a stringere anche con il Cold Zero lentamente, 6 nodi, 50 gradi il nostro angolo in questo momento, 6 nodi e mezzo, la barca si inclina ed accelera, naviga davvero bene questa imbarcazione. E qui con noi c'è Maxime di Bateau, che subito dopo di me proverà anche lui questa grande imbarcazione a vela. Stiamo navigando a più di 6 nodi e direi che è davvero un piacere veleggiare in queste condizioni, quindi ci rivediamo fra pochissimo per la visita degli interni e degli esterni. A fra poco! Ed eccoci arrivati alla scoperta degli esterni di Jeanneau Sun Odyssey 455. Siamo ancora in navigazione, ma come potete osservare questa dinetta è semplicemente sconfinata, utilizza quasi tutto il vaglio massimo dell'imbarcazione per creare due grandi divani ad elle che hanno contrapposti due grandi tavoli che possono essere aperti ulteriormente o richiusi, come in questo caso, mentre siamo in navigazione. Insomma, qui c'è da poter cenare, pranzare o prendere un aperitivo in 8-10 persone. All'estrema poppa di questa splendida barca a vela troviamo due postazioni di comando come questa, che sono asservite da un altro divano grandissimo dove possono stare 2 o 3 persone. E qui noi abbiamo tutto sotto mano: la ruota, la strumentazione, sulla postazione di dritta anche la strumentazione del motore e l'autopilota, insomma tutto quello che ci serve per essere davvero comodi durante le nostre crociere. Sopra la nostra testa osserviamo un'altra cappottina che può essere collegata allo spray hood con un avancé, ed ecco che qui possiamo coprire ed ombreggiare tutto il pozzetto esterno. E questi passavanti sono un'altra delle feature importantissime di questo 455 di Jeanneau. Questi passavanti sono continui, partono infatti dalle postazioni, dalle timonerie di poppa e ci consentono di arrivare senza gradini fino alla prua, e questo rende molto semplice navigare con questa imbarcazione. E come potete osservare, anche la prua di Sun Odyssey 455 è davvero grande, ma soprattutto è davvero comoda. In questa posizione centrale noi possiamo infatti posizionare una grande cuscineria per trasformare questa zona in un prendisole da 2 persone. Ed anche la prua di questa imbarcazione è fatta davvero bene. Come potete osservare abbiamo un grande bompresso sul quale è murato ovviamente il nostro Genoa, c'è il salpancore e il musone dell'ancora, ma soprattutto abbiamo la possibilità di murare un grande Cold Zero, come nel nostro caso, perché come potete osservare è un accessorio davvero importante quando il vento scarseggia. E dalla coperta questo è tutto, adesso andiamo a vedere come sono fatti gli interni. Seguitemi! Ed eccoci finalmente arrivati negli interni grandi, anzi grandissimi, di Jeanneau Sun Odyssey 455. Come potete osservare, appena scesi dalla scala che ci porta al ponte inferiore, troviamo sulla nostra dritta un grandissimo tavolo da carteggio. Il tavolo da carteggio è asservito da una sedia che si può trasformare in chaise longue, persino dotata del suo appoggiatesta. Proseguendo verso prua troviamo un'enorme cucina ad U che alloggia un frigo con ingresso verticale e anche orizzontale, una cucina basculante a 3 fuochi e un doppio lavello. Sul lato di sinistra dell'imbarcazione troviamo invece questa grande dinette che può far accomodare 6-8 persone, specialmente se qui possiamo aggiungere 2 sedie da regista. Ma la sorpresa ce l'abbiamo a prua, perché adesso andiamo a vedere l'appartamento dell'armatore. Signore e signori, benvenuti nella grandissima master cabin di Jeanneau Sun Odyssey 455. Come potete osservare, qui troviamo
un grande letto di dimensione queen size posto centralmente che ci consente di dormire con la testa verso la prua. Grandissimo lo spazio di calpestio che possiede questo appartamento, moltissimi vani dedicati allo stivaggio e soprattutto un enorme bagno dotato di box doccia separato. Davvero non male per una barca a vela di 45 piedi. Qui a sinistra e lì a dritta troviamo infine le due cabine di poppa. Sono entrambe dotate di grandi letti doppi, direi che la misura è circa 140 cm di larghezza, quindi davvero molto ampi, e entrambe dispongono di grande capacità di stivaggio. Qui alla mia sinistra invece si apre un altro bagno molto grande, di nuovo, dotato di box doccia separato che asserve sia le cabine che svolge la funzione di day toilet. Completa il setting di questa imbarcazione un altro vano posto alla dritta dell'imbarcazione che può servire o da vano tecnico o da guardaroba o, perché no, come terzo bagno. Se siete quindi alla ricerca di una barca a vela che sappia accostare ottime performance con grandi spazi interni e, perché no, anche una grande facilità di conduzione, allora Jeanneau Sun Odyssey 455 è l'imbarcazione che state cercando. E con questo da The International Yachting Media è tutto, ci vediamo alla prossima Boat Review.